benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven celebra il 30° anniversario dall'uscita di due capisaldi importantissimi, seppur molto differenti, del Gothic Doom Metal. Nel mondo della scienza, di norma, una nuova scoperta avviene quando uno scienziato o un gruppo di ricerca da soli trovano qualcosa di nuovo, di inaspettato. Eppure a volte nella storia è successo che una scoperta, a volte anche importante, sia stata fatta in contemporanea da due esperti o gruppi diversi che lavoravano a parte l'uno dall'altro. Qualcosa che, seppur molto di rado, è successo anche nel metal. Di solito, infatti, anche nel nostro stile musicale preferito, un nuovo genere o sottogenere si origina dall'intuizione di una singola band che viene poi seguita da altre sullo stesso sentiero. Eppure, qualche rara volta, accade che una corrente venga creata in parallelo da due o più band in maniera indipendente. È per esempio il caso del Gothic Metal, o meglio, del Gothic Doom, da cui il primo poi si staccherà. Tra l'altro la storia di questo genere è una delle più difficili da tracciare all'interno del metal. Per esempio, è difficile dire chi lo abbia inventato e quando. Già negli anni 80 e nei primissimi 90, qualche gruppo che ne suonava una versione precoce era presente. In merito si possono citare gruppi come gli svedesi Steelboard e In the Colonnades o i tedeschi Secret Discovery. Band che però, nonostante le loro innovazioni, non hanno mai avuto il minimo successo o sono state riconosciute solo in seguito. Col passare degli anni, poi, anche gruppi più famosi hanno inserito nella propria musica elementi che a posteriori possono essere riconosciuti come appartenenti al genere. Ci sono spunti gothic, per esempio, in Vanity Nemesis dei Celtic Frost già nel 1990 e poi, ancora di più, in As a Flower Withers dei My Dying Bride e in Clouds dei Tiamo, entrambi datati 1992. L'anno cardine per quanto riguarda il Gothic Doom Metal è però il 93, in cui a distanza di poco più di un mese l'uno dall'altro, ai due capi opposti dell'Atlantico, sono usciti due album che definiscono in maniera più precisa e definitiva i canoni del genere. Stiamo parlando di Bloody Kisses dei Type of Negative e di Icon dei Paradise Lost. In effetti, anche negli album precedenti di entrambi i gruppi c'erano molti accenni di tipo gotico. Per esempio ve n'erano nei primi due album della band guidata da Peter Steele, che pure di base suonava un mix molto particolare di doom, punk, metal classico, sludge, stoner, rock e persino thrash. Poi però gli americani hanno deciso per la svolta. È stato così che il 17 agosto usciva Bloody Kisses. Pur presentando in parte le influenze precedenti, si rivela anche un disco a suo modo molto innovativo, con tante soluzioni che ancora oggi contraddistinguono il gothic metal più puro. In primis c'è la voce di Peter Steele, profondissima e con una sua sensualità evidente a chiunque. Per quanto la formula del cantante tenebroso e magari attraente era già stata utilizzata in altri ambiti, è in quest'album che viene portata nel metal e diverrà un cliché nel gothic al maschile. Ma ci sono altri elementi seminali, come per esempio le venature della tastiera di Josh Silver, anch'esse influenti al massimo ancora oggi. Sono tutti elementi che rendono grandi Bloody Kisses e in particolare i suoi tre pilastri, tre brani iconici e perfetti in tutto. Parliamo di Christian Woman, Black Number One e della title track. La prima sarà molto ironica per quanto riguarda il testo, ma a livello musicale risulta sensuale e affascinante a livelli incredibili, ma nei suoi quasi 9 minuti sa essere anche dolce e potente. Il vero manifesto del disco è però Black Number One. Non è un caso se sia considerato uno dei brani più famosi dei Type O Negative e del loro genere. Tra le sue tastiere, il suo fascino tenebroso, la sua teatralità, rappresenta il gothic metal al massimo delle sue possibilità, pur non mancando ovviamente della base doom. Da questo duo, Bloody Kisses, A Death in the Family, si distacca un po'. Seminale anch'essa, inventa la versione più lenta del gothic doom ed è dolorosa in maniera autentica, il che comunque non le impedisce di fare bella figura anche in un album meno tragico come questo. Al terzetto poi va aggiunta di sicuro Blood and Fire. Non è bella come le tracce appena citate, ma merita comunque una menzione visto quanto è visionaria. La si può considerare infatti la prima canzone gothic metal puro della storia, col suo dinamismo, la minore presenza di elementi doom e la parte centrale quasi poetica. Come già accennato in ogni caso, di norma Bloody Kisses è un disco che si rivela leggero, spesso ironico e a volte i Type O Negative spingono con forza su questo tasto.
Lo dimostrano altri due pezzi impossibili da non menzionare, visto quanto staccano dallo stile del disco, seppur senza stonare. La prima è Kill All the White People, pezzo punk rock breve ma divertente, a parte la sezione centrale lentissima e quasi stoner doom. Di un'altra parte però We Hate Everyone, meglio studiata sia nei momenti più punk sia nella parte centrale, che inizia in maniera industrial per poi abbracciare di nuovo il gothic doom del gruppo a un livello elevatissimo. Entrambe scherzano sulle critiche ricevute dalla precedente band di stile, i Thrasher Carnivore, per canzoni anch'esse sarcastiche e impossibili da prendere sul serio, come per esempio quella intitolata Jesus Hitler. Al di là di tutto questo, in ogni caso, Bloody Kisses non è esente da difetti. All'interno della sua lunga scaletta, 14 pezzi per quasi un'ora di durata, c'è anche qualche pezzo meno bello, o anche in discontinuità stilistica col resto, in maniera talvolta fastidiosa. L'esempio migliore è Set Me on Fire, che come coda dell'eccellente Summer Breeze, overdumi del gruppo rock anni 70 Silent Cross, con la sua tendenza 70s art rock forse un po' stonata. Qualcuno poi potrebbe considerare una pecca anche i vari interludi di rumori che si trovano tra una canzone e l'altra. Per quanto ci riguarda, contribuiscono alla stranezza dei Typo Negative e non danno fastidio a un disco che anche così com'è si rivela un vero capolavoro. Non è solo un album cardine per il gothic metal vero e proprio, che anche quando si staccherà dal doom ne manterrà molte caratteristiche. Anche per ispirazione e qualità, Bloody Kisses è un capolavoro, non perfetto ma imprescindibile. Volendo esprimerlo in termini numerici, per noi è un 93 su 100, anche se per influenza storica meriterebbe il massimo dei voti. In ogni caso, come raccontato, da quel giorno d'agosto passarono poche settimane prima che dall'altra parte dell'oceano anche i Paradise Lost facessero la loro mossa con Icon, pubblicato il 23 settembre 1993. In passato gli inglesi si erano man mano avvicinati al genere, in particolare col terzo album Shades of God, molto melodico, pur avendo ancora una forte componente Death Doom. Death Doom affrontato in maniera più classica nel precedente album, che però già mostrava qualcosa di nuovo. È importante citarlo, visto che se non altro è proprio Gothic a dare il nome al genere. Chiusa questa parentesi, rispetto ai due predecessori, Icon è un passo in avanti anche più deciso e radicale. Il gruppo qui abbandona le sue influenze di death metal sia a livello di ritmiche, se non in qualche raro residuo, sia nella voce di Nick Holmes, che comincia con la sua celebre alternanza tra un tono graffiante vicino a quello di James Hetfield e momenti più puliti e profondi, facendo nascere, in pratica, i Paradise Lost che tutti conoscono e che ancora oggi proseguono più o meno su queste coordinate. Certo, rispetto a quello che i britannici faranno in futuro, c'è ancora un'idea un po' arcaica riguardo al passato del gruppo, almeno a livello organico. Sia per atmosfere che per struttura delle canzoni, Icon è piuttosto complesso. Al suo interno non ci sono melodie a presa immediata. Al contrario, si tratta di un lavoro molto complesso che per essere fruito necessita di moltissimi ascolti, al termine dei quali però ci si trova davanti un vero gioiello splendente, in cui melodie tristi, atmosfere sconfitte, cambi di tempo e strutture ardite creano un grande affresco. Un affresco, tra l'altro, in cui sono 1000 i dettagli degni di nota. Tra i picchi di Icon è impossibile non citare Ember's Fire, che sin dall'inizio pseudo-sinfonico è una dichiarazione di intenti, per poi trasformarsi nell'archetipo più tipico del gothic doom metal, sia per atmosfere dimesse che per melodie, oppure Dying Freedom. Si segnala per i suoi incastri ritmici, ma senza perdere né il lato più armonioso dei Paradise Lost né l'atmosfera di Icon. Atmosfera che torna con forza in True Belief. È una splendida evocazione a livello musicale di ciò che la depressione è. Il pezzo più importante del lavoro è però Christendom, di sicuro quello in cui il gruppo si dimostra più avanti nel tempo. Non è solo per la gran parte dei passaggi, esclusi i ritornelli più rabbiosi ma ben integrati, che anticipano il gothic moderno. Soprattutto sono ragguardevoli i momenti in cui la voce di Holmes è sostituita da quella di Denise Bernard, momenti rari che però sono la base di partenza di un'intera corrente che partirà 2 anni dopo, quando i Theatre of Tragedy inventeranno il Beauty and the Beast, e poi verrà ampliata con la nascita del gothic metal con voce femminile e spesso anche con una componente sinfonica. Senza dubbio la branca della famiglia Gothic Doom che nella storia ha avuto più successo commerciale. Accanto a questi picchi, comunque, la scaletta di Icon è punteggiata da tante altre piccole perle. Potremmo citare Remembrance, più veloce e piena di belle melodie, Joys of Emptiness, con la sua carica depressa, Colossal Rains, che è drammatica al massimo, o Shallow Season, semplice ma con una bella sensibilità.
E in generale, al di là di qualche piccola caduta di stile, la banale Whitney's Words su tutto, i Paradise Lost costruiscono un disco davvero solido. Un disco, certo, che forse può sembrare a tratti ingenuo, specie se confrontato col futuro, come se gli inglesi ancora dovessero abituarsi alla nuova direzione musicale. Anche questa spontaneità, tuttavia, è tra le ragioni di un disco molto particolare, unico nel suo genere e di grandissima qualità. Se dovessimo esprimerla con un voto, sarebbe senza dubbio 95 su 100. Ma se andiamo al di là e guardiamo quanto ha influenzato il Gothic Doom successivo, anche per i Paradise Lost vale lo stesso discorso fatto per i Type of Negative. In questi termini anche Icon meriterebbe un voto ben più alto. Pur essendo due capisaldi dello stesso genere, Bloody Kisses e Icon sono dischi molto diversi a livello musicale e non solo. Se il secondo è per poco più valido del primo per la sua compattezza, il primo vince se consideriamo solo i pezzi migliori. In ogni caso, quello tra Paradise Lost e Type O Negative si può considerare un sostanziale pareggio, sia per bontà della musica, sia soprattutto per importanza storica. Anche in questo caso ci sono notevoli differenze. Se gli americani, come accennato, influenzarono e influenzano tuttora il gothic puro che si staccherà dal doom coi loro stilemi, i britannici sono uno dei punti di riferimento fondamentale per chiunque dopo di loro abbia suonato i due generi uniti. Perciò in fondo che importa se entrambe le band in seguito faranno meglio? I Paradise Lost con il ben più maturo, fruibile e commerciale Draconian Times e i Type O Negative con October Rust, considerato in maniera quasi univoca il loro capolavoro assoluto? Anche così, quelli di cui abbiamo parlato oggi sono due capolavori meravigliosi e della stessa importanza fondamentale, di cui è stato un piacere assoluto celebrare i rispettivi 30esimi anniversari. Che dire in conclusione? Davvero un gran periodo per il gothic e il doom metal, quello tra agosto e settembre del 1993. Anche stavolta è tutto. Quale degli album di questa doppia retrospettiva ti piace di più? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e condividere. Ti invitiamo anche a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i video che pubblichiamo ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!